Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincavo e questa è la masterclass di Power BI. Oggi andremo a vedere come collegarci a dei file caricati all'interno di un sito di SharePoint. Praticamente che cos'è SharePoint? Quando noi andiamo a creare un gruppo di Microsoft, quindi nella lezione precedente abbiamo visto che abbiamo creato questo gruppo dal bottoncino qua giù, in realtà sotto si crea sempre un sito di SharePoint, è tutto caricato all'interno del servizio di SharePoint di Microsoft, che è il cloud dove vengono storate appunto le informazioni. Solo che SharePoint ci dà una cosa in più, ci permette appunto di gestire un sito di notizie dove possiamo anche condividere delle applicazioni, potremo sviluppare anche un'applicazione in Power BI, poi caricarla e mettere praticamente il cruscotto, la dashboard che abbiamo realizzato in Power BI all'interno di SharePoint. Però questo non è un corso di SharePoint, quindi vediamo esclusivamente come caricare i dati all'interno di SharePoint e come collegarli in Power BI. Allora, se noi andiamo sul nostro browser e andiamo qui e scriviamo office.com, accediamo praticamente se non vi compare subito così è perché dovete fare il login, quindi fate accedi in alto e vi registrate con le vostre credenziali di Microsoft SC. Sulla sinistra vi compaiono un po' di programmi che sono quelli che sono praticamente inseriti nella vostra licenza. In fondo vedete che trovate, ovviamente qui c'è OneDrive e c'è anche Microsoft Teams se li volete utilizzare da web. Però troviamo appunto SharePoint. Quando io clicco su SharePoint, ecco che qui compaiono praticamente i siti che sono all'interno che ho creato io. Vedete ad esempio Team di Test è esattamente il gruppo che abbiamo creato in Microsoft Teams nella precedente lezione. Quindi in realtà se io vado qui, entro in questo sito qua e poi vado sulla scheda documenti e poi vado su General, ecco che trovo i file che abbiamo caricato nella precedente lezione. Vedete che qui c'è documenti General e poi il file. Se noi andiamo qui, la cartella documenti non c'è perché è una scheda SharePoint del sito di SharePoint. Tant'è che se noi andiamo a vedere, quando noi andiamo qui, facciamo i tre puntini, apri nell'app e poi prendiamo il collegamento, che cosa veniva fuori? Veniva fuori questa cosa qua, praticamente dava il link, il dominio aziendale, poi scriveva SharePoint, perché appunto stiamo memorizzando i dati all'interno di SharePoint, su un sito di SharePoint, poi qui metteva il nome del gruppo che abbiamo creato senza gli spazi, e ecco che qua lui scrive documenti condivisi, che praticamente corrisponde a questa scheda qua. Poi c'è General, che appunto è la cartella General che vediamo qui, e poi c'è il nome del file. Ecco che così avete capito un po' anche come si costruisce questo lì. Ad ogni modo, quando noi prendiamo i nostri file e li carichiamo all'interno di SharePoint, quindi li trasciniamo così, li molliamo, quando carichiamo dei file all'interno di SharePoint dobbiamo trascinare e poi stare un attimino fermi finché compare questa cosa qua. Qua dice che praticamente è bloccato perché probabilmente ce l'ho aperto io qui, quindi non posso andare a sovrascriverlo. Adesso lo chiudo e lo andiamo a reimportare all'interno del sito. Quindi lo trasciniamo e adesso vedete mi dice sostituisci o mantieni entrambi. Noi facciamo sostituisci e lo vado a sostituire. Anche qui è la stessa cosa che vedevamo su OneDrive e Teams, quindi quando io metto un file qui le persone possono accedere e lavorare in modo condiviso e io posso collegarmi prendendo sempre gli ultimi dati che sono praticamente stati memorizzati all'interno del file, perché quando lavoro in modo condiviso i dati si memorizzano praticamente quasi istantaneamente. In alto a destra, molto velocemente, possiamo gestire chi accede al sito, quindi qua possiamo anche definire le grant, un membro, un proprietario, oppure se li vogliamo rimuovere. Poi qui ci sono veramente tante opzioni, le approfondiremo su un corso specifico. Vediamo solo, perché alla fine per collegarsi in Power BI Desktop a uno di questi file è sempre lo stesso percorso, tre puntini, apri nell'app, prendiamo il link e su Power BI Desktop facciamo sempre recupera web, è sempre la stessa identica procedura, che sia su OneDrive, Teams o SharePoint è la stessa cosa. Vediamo solo velocemente come fare un sito da qua per vedere il vantaggio che ci dà in più SharePoint rispetto che a crearlo direttamente su Teams. Se noi andiamo qui e facciamo un bel crea sito, facciamo prima di crea sito, poi facciamo sito del team e qua gli diamo il nome test sito, ok? Quando noi facciamo questa cosa qua ci sono diverse cose che non andiamo a approfondire, qua possiamo dire se è privato o pubblico, quindi privato accedono solo chi decidiamo noi, pubblico lo vede tutta praticamente l'intranet aziendale, tutti i vostri colleghi. Qui facciamo su avanti e qui praticamente sta creando il sito. Quando ha creato, qua possiamo aggiungere anche altri proprietari, potete fare anche in seguito.
facciamo un bel fine. Ecco che noi qua praticamente abbiamo creato il nostro sito e qui abbiamo appunto la cartella documenti dove possiamo andare a caricare i nostri file. Vedete che non c'è la scheda general come vedevamo prima. Ecco che dopo un po' compare anche questa cosa qua, perché se noi vediamo, vedete, ho creato il test, il sito di SharePoint test sito, però se vado su Microsoft Teams, qui non c'è test sito, vedete, faccio anche F5, qui non compare. Ecco il vantaggio di utilizzare direttamente SharePoint se dobbiamo avere uno spazio in cloud dove vogliamo solo mettere dei file da utilizzare per Power BI. Quindi non si sporca praticamente l'ambiente di Microsoft Teams, dove è più un ambiente di condivisione delle informazioni, di meeting e queste cose qua. Nulla vieta comunque voler poi anche in seguito far aggiungere, far comparire il gruppo qui, come si fa? Basta entrare nel sito e qui compare questa scrittina qui. Se io qui vado a fare un bel aggiungi a Microsoft Teams, lui che cosa mi dice qua? Praticamente mi dice, guarda, collegalo, ok, quindi facciamo un bel continua e qua posso decidere che cosa andare a collegare all'interno di Microsoft Teams. Quindi quello che a noi interessa, diciamo che è la cartella documenti, io faccio un bel aggiungi. Quando faccio aggiungi, vedete in basso a destra dice che sta aggiungendo praticamente il sito a Microsoft. Ecco, lui ha finito. Adesso andiamo su Teams, ok, Microsoft Teams, ecco che è comparso il gruppo anche qua. Ovviamente attenzione perché poi se andate su Microsoft Teams e fate un bel elimina, praticamente eliminate proprio il sito da qui, ma lo eliminate anche da SharePoint, piuttosto nascondetelo. Vediamo appunto, ad esempio andiamo qui, facciamo la casetta e qui praticamente test SharePoint, no, come l'abbiamo chiamato, test sito, adesso andiamo qui, facciamo un bel elimina team, accetto perché eliminando svuoto tutto, perdo tutti i file che sono in esso. Se andiamo qui e facciamo un bel F5, praticamente non ci sarà più, praticamente è stato eliminato completamente. Se quando create il sito non lo vedete qui all'interno di questa pagina immediatamente è perché quando create un sito comunque sotto il cloud lavora per praticamente proliferare tutte le informazioni che sono necessarie per poi essere funzionante. Poi però quando lo create funziona immediatamente. Poi è questione magari anche di mezz'oretta, un'oretta, rientrate, il sito poi lo trovate e funziona perfettamente. Quindi diciamo che SharePoint dà questo vantaggio, ci permette di tenerci scorporati da Teams, che comunque è un altro, è un software per fare altre cose a mio avviso. Però è proprio il posto giusto se volete lavorare con il file cloud e avere poi tutti i vantaggi di gestione con la service. Bene, anche con questa lezione è tutto, poi ovviamente se non avete capito bene tutto lo approfondiremo nel corso delle lezioni perché bisogna arrivare alla parte di service, ma sono veramente tante cose da spiegare tutte in un'unica lezione che diventerei troppo lungo e dispersivo. Quindi memorizziamo bene il fatto che per lavorare in cloud bisogna fare un sito di SharePoint e memorizzare tutti i nostri file all'interno della cartella documenti e a quelli ci colleghiamo. Poi nelle prossime lezioni vedremo i veri vantaggi di lavorare in questo modo qua. Bene, vi ringrazio molto per avermi seguito, lasciate un like se la lezione è stata di vostro gradimento, iscrivetevi se non siete iscritti, se non siete abbonati e volete magari sostenere anche il canale per avere sempre nuovi contenuti in arrivo ogni settimana, magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il tasto abbonati che c'è qua sotto. Vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Presto, ciao!